Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo secondo video degli Horizons dedicato a Tenerife. Voglio un attimino anticiparvi come è andato il mio primo approccio con l'isola. Male, sicuramente male, e la clip che ho registrato prima nel mio alloggio dice tutto. L'acqua non esiste in questo campeggio, non ci sono i supermercati aperti la domenica, non ho cibo con me, ci sono solo le macchinette, non ho... si è anche appena rotta la ciabatta, dai. Avendo poca elettricità non so neanche quanto durerà la telecamera. Ok, come non detto, ho delle fantastiche novità. Il ragazzo del check-in è arrivato, è aperta la porta, c'era dentro il negozietto di bevande e di cibi. Adesso mi sgargarozzo già un mezzo litro d'acqua, che si sentirà anche un po' dalla voce. Stamattina che non bevevo. L'elettricità è il secondo problema, c'è la presa, l'inciuffo che è tutto il sole, quindi sto aspettando che cali un po', che tramonti. Vediamo cosa riesco a cavare fuori da quello che ho. Dopo la prima giornata direi piuttosto disastrosa, direi di ricominciare. Prima tappa di questo video quindi è i COD dello Svinos. Sono venuto qui principalmente per due mete principali, una delle quali è uno degli alberi più vecchi e antichi del mondo. Scusa, se il video si chiama escursioni dentro e fuori il vulcano, perché ci fai vedere questo albero quasi millenario? Sostanzialmente perché i COD dello Svinos è una delle mete più importanti dell'isola, in quanto ci fanno delle escursioni all'interno del vulcano. È proprio quello che sto per andare a fare. Disculpe, para la cueva del viento. Ah no, vale, buenos días. E sto continuando a salire. Ancora 10 minuti a piedi, pausa e poi parto. Sto scoppiando. E finalmente sono arrivato, adesso aspetto un'oretta e mezza, non so sinceramente che cosa posso fare in quest'ora e mezza. E sono finalmente arrivati i camioncini che ci accompagneranno, che ci scorteranno alla Cueva del Viento, e quindi niente, adesso ci danno i caschetti e poi si va. Prima di entrare nella Cueva del Viento, la guida ci stava facendo fare un percorso in mezzo nel bosco per farci vedere come sulle colate laviche sopravvivono ben 5 tipologie diverse di vegetazione. Ora non mi resta che fare tutta l'ora di strada che ho fatto prima in salita all'inverso e prendere di nuovo il pullman per arrivare alla città di San Cristóbal de la Laguna, abbastanza vicino al mio campeggio, dove mi aspetterà la macchina che ho noleggiato per 24 ore e che mi consentirà domani di andare a vedere la Montagna Roja, che non sono riuscito a vedere il primo giorno. Ok, sono arrivato a San Cristóbal, che oltretutto è città dell'UNESCO, e adesso mi fermo a mangiare. Ho prenotato alla Tasca del Obispado e poi vado a prendere la macchina. Non c'è ovviamente nessuno, dato che qua mangiano sempre tardissimo. Ho preso un bel pulpo alla gallega, ci sta. Per concludere al meglio ovviamente mi sono preso il barraquito, che è il caffè tipico dell'isola di Tenerife, che è composto a diversi strati, tutti separati: caffè, latte, liquore, scorza di limone e cannella. Si sente che è alcolico. Sì, va bene tutto, però c'è il pullman che mi lascia 30 minuti a piedi dal punto di ritiro della macchina, anche no.
Oh, sto camminando per chilometri inutilmente. Ho prenotato una Opel, avevo prenotato una 500, però vabbè, meglio così, è più spaziosa, almeno posso eventualmente dormire dietro stanotte quando andrò alla Montagna Roja. Sono arrivato al parcheggio che è all'inizio del sentiero per raggiungere la Montagna Roja. Aspetto che si illumini un pochino di più il cielo e poi esco a iniziare l'escursione. C'è più gente di quanto pensassi, pescatori o comunque persone che vengono a portare il cane qui alla base della montagna o verso la spiaggia, verso l'oceano. E c'è anche una sabbia completamente inaspettata. Ok, giusto due informazioni sulla Montagna Roja. Non è altissima, è alta 171 metri, però direi che date le condizioni dei miei muscoli delle gambe, direi che per oggi è più che sufficiente. Non sto neanche a spiegare il perché si chiama Roja, dato che c'è roccia rossa ovunque. Si chiama montagna, ma in realtà montagna non è, perché è uno dei tantissimi vulcani che si trovavano in passato sull'isola e che adesso è spento ed è tutto morto. Anche se il tempo si è schiarito, non mi fido comunque a portare la macchina dall'aeroporto fino su al Teide. Piano B, mi risposto verso la parte nord dell'isola e vado a fare la terza escursione di questa mia vacanza in uno dei parchi più belli delle Canarie. Il parco rurale di Anaga, che è praticamente il parco più grande dell'isola e che occupa tutta la parte settentrionale con 14.500 ettari, quindi è enorme. Percorsi ovviamente ce ne sono un sacco, però io ho scelto di fare il sentiero de los Sentidos, che è un percorso fatto tutto di passerelle e scale di legno scavate ovviamente nella terra che è piuttosto rossiccia, devo dire. È un bosco incantato che, anche se completamente immerso nelle nuvole, oggi mantiene comunque la sua magia. Ci sono anche animali magici che corrono tra i boschi. E niente, non posso far di meglio se non concludere questo video di escursioni in salita. Quindi, se vi è piaciuto, vi ricordiamo come sempre di mettere like, di condividere il nostro video con chi volete, di seguirci su Instagram ovviamente per avere tutti gli spoiler sui prossimi video e ovviamente, ragazzi, di iscrivervi su YouTube. Quindi, al solito, bella raga, alla prossima!